qui in Italia la data di inizio è l'8 dicembre, tradizionalmente. L'8 dicembre, Immacolata Concezione, inizia il periodo natalizio. E quindi volevo menzionare alcune cose che si fanno, no, per scaramanzia, che sono legate al momento del brindisi, e di brindisi se ne fanno tanti in questo periodo, a Natale, a Capodanno soprattutto, e poi anche un'altra usanza scaramantica tipica del Capodanno che non si ripete poi in altri momenti dell'anno. Vorrei iniziare con tutto ciò che riguarda appunto, come possiamo dire, l'etichetta, il galateo del brindisi, che però è anche un galateo scaramantico, cioè ci sono delle cose che si fanno o che non si fanno, che portano appunto fortuna o sfortuna. C'è una cosa che tu stai molto attento a fare o non fare al momento del brindisi? Sì, devo dire, appunto, a proposito di superstizioni, questa è una superstizione che seguo durante i brindisi. Allora, prima di tutto, guardarsi negli occhi. Quindi in un brindisi non è soltanto il contatto tra i bicchieri che è importante, ma anche il contatto tra le persone. Quindi guardarsi negli occhi nel momento in cui stai battendo il bicchiere. Poi stare attenti a non incrociare mai i bicchieri, soprattutto appunto quando ci sono tante persone, come vediamo in questa immagine, capita appunto che tutti brindano con tutti, però io di solito sto attento a non incrociare, diciamo, con una X le varie persone. E poi, prima di bere il sorso, diciamo, per buon augurio, di solito io poggio sempre il bicchiere sul tavolo prima di bere. E devo dire che seguo sempre un po' questi riti, come hai detto te, scaramantici. E te, Lucrezia? Sì, 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 anch'io, soprattutto quello degli occhi, del guardare negli occhi, lo sguardo. Infatti sembro una matta perché col bicchiere guardo le persone così, penso mi devi guardare, se no non va bene. Perché c'è molta gente che è distratta, che fa il brindisi e non guarda negli occhi la persona con cui sta facendo il brindisi, e questa cosa mi infastidisce. Sì. Non so perché, ma vabbè, Se come può portare dicevamo. fortuna, perché non Esatto, farlo? esattamente, no? È come dicevamo l'altra volta all'inizio, non è vero, ma ci credo. E poi dicono anche ogni tanto che invece porta sfortuna brindare con l'acqua. Quindi Ah, è vero, sì. se a un tavolo, appunto, come capita ovviamente, non tutti magari bevono alcol, c'è sempre questo piccolo momento di imbarazzo perché si dice che brindare tra un bicchiere di vino e un bicchiere d'acqua porta sfortuna. Io questo, diciamo, ci credo un po' meno, anche perché in questa maniera il brindisi può escludere delle persone e magari non è carino, però c'è sempre un po' questo piccolo scherzo, detto, non dovremmo, ma brindiamo anche con l'acqua. Mi ricordo che durante magari i pranzi o le cene, quando li facevamo con tutta la famiglia, ero piccola, e per fare il brindisi a noi piccoli della famiglia ci riempivano di bicchieri con proprio un goccio di spumante, di prosecco, quello che era, solo per fare il brindisi, non per berlo, ma per partecipare È al vero. brindisi. Questo È sì, vero, e anche questa adesso in effetti quando c'è un brindisi, anche se qualcuno non vuole bere, anche se è adulto, però di solito ha sempre, diciamo, un bicchiere almeno simbolico. esattamente, ma giusto proprio per un goccio così, oppure per dire sì, ti bagni le labbra, come per dire, per fare il gesto, no? Giusto per il Sì. gesto. E qui penso che l'origine, ovviamente ci sono varie teorie, però diciamo questi gesti legati un po' al bere insieme, una teoria è che abbiano un'origine medievale, dove appunto bere insieme poteva essere anche pericoloso nei tempi antichi, perché ovviamente era un momento in cui si poteva essere vulnerabili perché c'era la possibilità di avvelenare la bevanda della persona con cui si beve.
E quindi penso che, diciamo, quest'idea di guardarsi negli occhi, di non incrociare, quindi non creare confusione, chissà. Veniamo ora al cibo, però è un cibo specifico. Le lenticchie. Le lenticchie non devono mai mancare a Capodanno. A Capodanno, cioè Capodanno, il primo giorno dell'anno, perché capo significa testa, quindi alla testa o in testa all'anno, quindi all'inizio dell'anno, si devono mangiare le lenticchie. Tu le mangi? Sì. Non solo a Capodanno, No, non ovviamente solo a Capodanno, però le mangi intenzionalmente proprio come rito scaramantico a Capodanno? sì, un po' perché mi piacciono molto e quindi tutto, diciamo, l'inverno mi piace molto mangiare le lenticchie, ma a maggior ragione quindi a Capodanno dove non soltanto mi piacciono, ma hanno anche un significato bene augurante, quindi che porta fortuna. E le mangio sempre, mai prima di mezzanotte. Eh Quindi, no, esatto, deve quindi essere proprio l'uno, deve essere il primo esatto. gennaio, sì, Quindi, insomma, abbiamo questa tradizione di mai mangiare le lenticchie il 31, quindi durante la festa di Capodanno, ma aspettare la mezzanotte. Oppure, ovviamente, magari al pranzo del 1° gennaio. esatto, che forse è un po' più semplice, anche se è la prima cosa che dovresti fare, tra lo È perfetto. scoccare del nuovo anno, subito col cucchiaio di lenticchie. Tu, Lucrezia, le mangi? Sì, le mangio. Devo dire che, cioè, preferirei mangiarle a pranzo Mm. piuttosto che dopo la cena dell'ultimo dell'anno. Però un cucchiaio, giusto per dire sì, le ho mangiate, perché anche lì non è vero, ma ci credo. Quindi se non le mangio a Capodanno, poi mi sento di non aver fatto qualcosa che dovevo fare, capito? Mi sento in colpa, come quando magari saltavo un giorno di scuola perché stavo male, poi mi sentivo in colpa perché non ero andata a scuola. Anche perché poi il significato delle lenticchie è anche in questo caso interessante perché è specifico, non portano soltanto genericamente buona fortuna, ma portano in particolar modo fortuna economica. Quindi di solito si dice mangia le lenticchie perché portano soldi. Esatto, Quindi, esatto. E quindi a cucchiaiate dovremmo. Però esatto, se fosse vero, è lì che entra la mia razionalità, cioè con tutte le lenticchie che ci siamo mangiati, no? Da quando siamo nati, se questa cosa fosse vera, non lo so, saremmo zio Paperone, invece no. Però ogni anno ci ostiniamo a mangiare le lenticchie, nonostante esatto. non cambi assolutamente niente. Esatto, però è anche vero che siamo felici anche senza i miliardi Sì, sì, del... sì, certo, 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 però come dire, qualche soldino in più fa sempre comodo, Certo, ecco, sì, certo. con E penso... l'inflazione che ci sta ammazzando in questo periodo. e penso che in questo caso l'origine sia legata al fatto che le lenticchie assomigliano a appunto delle monete, Sì, penso quindi di sì. appunto un piatto di lenticchie assomiglia un pochino a un piatto di monete. Allora, leggiamo qualche commento, va? Così Vai. mi sono tolta, scusate. Volevo Non togliere fa- lo zampone, ho tolto me. No, non te ne andare perché non saprei cosa fare. Non mi lasciare solo. Allora, se dipendesse da mia nonna, ci metterebbe le lenticchie pure nei dolci. Va bene, tua nonna è saggia. In Colombia è consuetudine portare delle lenticchie in tasca come portafortuna. Questo è molto interessante. Trovo sempre molto interessante, Lucrezia, vedere appunto i paralleli e i confronti con altri paesi, altre culture, quindi ma molto interessante. Sì, è vero, perché magari la cosa in comune è in questo caso le lenticchie, però poi cambia l'uso, no? Che se ne fa, quindi è molto, molto divertente. La famiglia di mia moglie è greca e prepara spesso la zuppa di lenticchie. Buona. Buona la zuppa di lenticchie.
In Brasile portiamo il seme del melograno consumato a Capodanno nel portafoglio per portare soldi. E parlando di portafoglio, mi viene in mente che un'altra tradizione, molto interessante questo commento, perché spesso quando in Italia regali un portafoglio a una persona, lo compri ovviamente al negozio, però prima di regalarlo metti dentro il portafoglio un centesimo di euro simbolico, perché si dice che porta fortuna, ecco, che invece porta sfortuna regalare un portafoglio vuoto. E quindi spesso simbolicamente un amico, un'amica ti regala un portafoglio con almeno un centesimo di euro dentro il portafoglio. Nella Repubblica Ceca mangiamo le lenticchie il 1° gennaio. Porta fortuna e soprattutto soldi. Tanti saluti a tutti, tanti saluti a te. Anche noi qui facciamo lo stesso. Le lenticchie a Capodanno. Quante meravigliose tradizioni, vero? Ovviamente grazie a voi che scrivete i commenti, no? Da poter leggere insieme. Se questo argomento ti interessa, ti invito a guardare il video completo.